Giorno 3 dei mondiali di Cortina 2021 presentati da Telepass. E la parola perfetta per parlare di oggi è silenzio. Un silenzio d'altura cristallizzato nella neve e in lastre di un ghiaccio regalo del termometro gelido della notte di Cortina, che ha visto la temperatura scendere fino anche a meno 15 gradi. È arrivato l'inverno polare, che sembra quasi aver raccolto dall'aria le parole delle nostre ragazze, le azzurre Brignone e Bassino, deluse di ieri, deluse da ieri, che hanno detto di augurarsi che in pista il ghiaccio potesse presto prendere il posto della neve e offrire loro un terreno brutale sotto agli sci per attaccare le curve del gigante che entrambe hanno nel mirino. Ma prima del gigante, prima anzi di tutto il resto, ci sarà la potenza selvaggia della discesa libera, che sarà la grande protagonista del weekend. Come una regina sul red carpet, le si concede sempre la piena attenzione del sabato e della domenica in famiglia. Giorni di pranzi opulenti, brunch metropolitani, sveglia che suona più tardi del solito, colazioni al bar, per qualcuno la messa e per qualcun altro le escursioni, oppure ancora il calcio. Ma poi, per tutti quanti indistintamente, la discesa libera dei mondiali di Cortina 2021. Brandelli di storia, attimi di leggenda che ci uniranno in un orizzonte condiviso. C'ero anche io, me lo ricordo. Niente sa far saltare sulla sedia, sul divano, sullo sgabello, quanto una discesa libera. Tacchino farcito del pranzo del ringraziamento. Non la ciliegina sulla torta, ma la torta stessa. La discesa è da sempre il momento più atteso in una grande competizione. Quello da vivere in punta di sedia, con i tremori in corpo per ogni volta in cui lo sci sbatte sul terreno troppo ghiacciato. Per ogni traiettoria che ci sembra un filo strana o per ogni pennellata che ci pare al limite dell'umana possibilità, avremo il cuore in gola. Ogni salto è troppo alto o troppo basso. Ogni atterraggio è troppo scomposto oppure perfetto. Ogni linea tracciata dall'alto in basso ci sembra raccontare, in un dualismo tra conservazione e avventura, del modo in cui gli atleti e le atlete intendono la vita, non soltanto lo sport. Ci mancheranno le esuberanti esagerazioni tecniche di Sofia Goggia. È inutile girarci intorno. Era la favorita. Non soltanto la favorita d'obbligo, ma pure quella del cuore. E a Cortina Sofi non ci sarà. E se lo sciatore diventa un artista, mancherà con lei anche il suo alter ego pittorico, Lucio Fontana. Nato in quel Sud America che Sofia tanto ama per la preparazione estiva, ma a pieno titolo italiano, quanto lei. E ad accomunarli sono anche i famosi tagli. Tagli, veri e propri squarci della tela e della neve, che distruggono lo spazio in cui vivono tutti gli altri e ne reinventano la forma, con l'istinto primordiale di volerne fare una rottura. Innovazione, scoperta, una decisione che mette quasi ansia, tanto è libera e indipendente. Persa la firma azzurra più prestigiosa, però, nel weekend della velocità mondiale, ci saranno molti altri artisti pronti al cancelletto di partenza, con il proprio bagaglio di aspettative, di stile, ed ognuno con il proprio personale studio della prospettiva. Tanto per cominciare ci saranno due svizzeri, un maschio e una femmina, la cui dolcezza delle linee ricorda le pennellate armoniche e morbide di Botero. Non per le forme loro, per carità, ma per la naturalezza con cui sanno ammansire curvoni da paura, grazie ai loro piedi delicati, che trasformano il vuoto della pendenza in un balletto sugli sci. Corinne Suter, che una medaglia l'ha già vinta ieri e che un'altra punterà a vincere domani, e Beat Feuz, forse il segreto meglio conservato di tutto il circo bianco. Puro, buono, sincero, non sai bene il perché, ma il suo sorriso è quasi ipnotico, ispira simpatia. E se quando arriva in fondo è luce verde, alla fine non dispiace a nessuno, neppure ai tifosi neutrali. Nel fine settimana la Galleria d'Arte Moderna sarà corposa e dicono le previsioni pure ben illuminata. Esther Ledecka farà il Picasso, portando al solito la sua dose di imprevedibile fantasia geometrica, in un gioco di idee e spazi dal quale non sai mai cosa aspettarti. Sarà un trionfo della critica o un pezzo della cui bellezza capiremo solo tra 20 anni? Breezy Johnson invece sarà l'Andy Warhol dello sci. Americana, esuberante, figlia di una cultura pop che prende il colore e gli dà lucentezza e calore, nella ripetizione continua di immagini cult.
classe 1996, occhiali a specchio degni del maestro della pop art e una crescente tendenza al palcoscenico più glamour. La sorpresa domani potrebbe pure essere lei. In campo maschile non mancano le alternative per i collezionisti d'arte, a partire da Dominic Paris, nome forte per i bookmakers e anche per noi romantici. Dominic, il cui stile ricorda quello di Gaudì, da non confondersi con Dalì. Il Gaudì, quel Gaudì che ha immaginato la Sagrada Famiglia in un gioco di guglie e spigoli, che fugge via in tutta la sua inaccessibile verticalità. Ecco Domme scia così, diretto e a strapiombo sul mondo. Occhio, infine, al più maturo di tutti, il francese Johann Claret, che paragoniamo nelle linee al grande Giotto, predecessore illustre di tutti i maestri di qui sopra, e che ricorda il francese non tanto per l'esperienza, sono 40 quest'anno le primavere di Claret, ma piuttosto perché le sue tele raccontano di uno stile pulito, geometrico, dalla prospettiva perfetta, come quella del genio tricolore che di fatto inventò il punto di fuga. Si allestiscono i corridoi, si studiano le luci e si fanno le prove generali per la galleria d'arte della discesa libera. La parola del giorno, abbiamo detto, è silenzio, perché gli artisti della discesa oggi sono su, in alto, ad ultimare gli ultimi ritocchi delle opere che nel weekend avranno il compito di assegnar loro gloria oppure critiche, premi o delusioni. Come in una enorme partita a nascondino, in cui il piacere è a metà strada tra riuscire a non farsi trovare e invece farsi trovare per vedere riconosciuta la sagacia del proprio nascondiglio. Oggi pittori e architetti della neve si squadreranno a vicenda, proveranno linee e curvoni, spazi, salti e compressioni, sbirciandosi l'un con l'altra, ma tenendo sotto chiave la pennellata finale. Io sono Jacopo Pozzi e in città oggi è il silenzio del nascondino, quel rumore bianco che si respira anche passeggiando in un museo e che in fondo silenzio poi non è. È più che altro un mormorio di attesa e di impazienza. Sta arrivando il weekend delle regine, stanno arrivando le discese libere.